Ciao a tutti, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up e oggi vedremo come utilizzare le texture PBR con Blender. Quindi attraverso il workflow PBR possiamo creare materiali molto più realistici. Le mappe da utilizzare sono principalmente queste, ci sono anche altre mappe oltre a queste, e come ad esempio la Metallic, l'Ambient Occlusion, la Curvature, ma per l'esempio di oggi e per creare un materiale realistico e credibile ci basteranno semplicemente queste quattro. Vediamo l'albido, l'albido praticamente è una mappa che è una mappa che ci dà informazioni semplicemente sul colore del materiale e una buona albedo, una buona mappa albedo possiamo ritenerla tale quando non ha ombre, cioè quando le ombre sono completamente tolte, se la texture è stata generata da una fonte fotografica e anche le luci devono essere completamente non visibili. Infatti, quando si generano texture da fonti fotografiche, praticamente si tende a fare le foto quando il cielo è coperto o comunque quando non ci sono troppe informazioni di ombra e luce sulla foto. Cosa ovviamente problematica che non esiste quando invece la mappa, l'albedo, viene generata attraverso software di texturing procedurale come Substance Designer. Altra mappa è la Roughness. La Roughness principalmente ci dice dove il materiale è più ruvido o dove il materiale è più liscio. Quindi questo si traduce nel fatto che dove è più liscio i riflessi risulteranno più nitidi, più netti, e dove invece è più ruvido ovviamente i riflessi risulteranno più opachi e allargati, diciamo, no? E poi invece ci sono le mappe normal map e height map o displacement map. La normal map simulerà le informazioni di bump, le informazioni di rilievo, dove il materiale è più basso, dove è più alto, quali sono i suoi rilievi, diciamo, no? E lo simulerà perché non andrà ad agire effettivamente sulla geometria. Lo vedremo meglio nell'esempio tra poco. Mentre la 8map avrà diciamo, lo stesso compito della normal map, ma questa volta i rilievi, le informazioni di rilievo, che sono in questo caso il nero, farà abbassare la geometria, mentre il bianco la solleverà. E in questo caso, dicevo, influenzerà completamente la geometria, cioè la geometria verrà proprio deformata in base a queste informazioni. Ma vediamo meglio questo nell'esempio. Bene, allora passiamo in Blender, buttiamo il cubo e la camera e inseriamo un piano. Inseriamo un piano, facciamo rimanere sì, la luce, ok, riavviciniamo un po' e ci spostiamo nella scheda shading. Nella scheda shading, a questo punto qui nel node editor aggiungiamo un materiale per questo piano che avrà il nodo principled BSDF, che è il nodo per collegare le nostre texture PBR. Quindi iniziamo inserendo la nostra albedo, Shift A, Texture, Image Texture. Ok, la colleghiamo a Base Color e possiamo praticamente vedere il risultato. Passiamo in Cycles. Ok, possiamo vedere il risultato. Vediamo che la texture è applicata e, come vi dicevo, l'albedo ci darà solo informazioni
sul colore. Infatti vedete che adesso il materiale è davvero molto piatto e niente, quindi questo è quello che farà la mappa albedo. Ovviamente adesso il materiale non è ancora per niente realistico, ci serviranno le altre mappe per renderlo tale. La prossima mappa che inseriremo è la Rogness. Prima di fare questo vorrei dire che qui c'è uno slot, scusate, un input per la mappa Metallic, ma in questo caso è un materiale dielettrico e quindi non ci servirà. Comunque, per far sì che un materiale sia metallico o no, si dice semplicemente che sia settato a 0 per un non metallico, a 1 per un metallico. Poi ci saranno anche dei valori intermedi, ci saranno dei valori intermedi dati dalla mappa, se ad esempio un materiale metallico contiene della ruggine, sporcizia o altro, queste informazioni intermedie saranno appunto generate dalla mappa. Quindi andiamo a inserire la nostra, abbiamo detto Rogness. Posso fare una copia di questo nodo con Shift D e carico la Rogness. Ecco qui la Rogness e la inserisco nel nodo del Rogness. E vedete come la Rogness praticamente ci dà informazioni su dove il materiale è più, diciamo, ha riflessi più netti e nitidi, e dove invece i riflessi sono più sfocati. In questo caso non è semplicissimo vederlo, però se fate caso a questa sfera, che sarebbe la luce che abbiamo nella scena, se fate caso a questa luce, vedete com'è interrotta? Vedete come la luce viene interrotta? Questo è dovuto proprio perché in questa zona il materiale è molto più ruvido, quindi i riflessi di quella luce saranno molto più ampi e sfocati, quasi da non essere più visti, a differenza magari di questa zona dove i riflessi, dove il materiale risulta essere più liscio, per qualche ragione in questo caso, perché appunto è più liscio, e la luce risulterà più nitida e netta, perché appunto i suoi riflessi saranno così, saranno più netti, più visibili anche in questo caso, no? Ma come farà la mappa Rogness a fare questo? Molto semplice. Allora, se vedete, questa è la mappa Rogness, è una mappa in scala di grigi, e dove ci sarà del bianco il materiale risulterà più ruvido e quindi i riflessi saranno più sfocati, e dove invece la mappa tenderà al nero il materiale sarà più liscio e quindi i riflessi saranno più netti e visibili. Se vi sta piacendo questo video mettete un bel like o iscrivetevi al canale. Carichiamo ora la mappa normal. Allora, bisogna inserire un nodo vector normal map per far funzionare la normal map, e nel color space qui dirgli non color data. Colleghiamo i nodi in questo modo. Ok, e come vedete adesso ci sono le informazioni di rilievo su questa mappa, e sicuramente il materiale adesso risulterà molto molto più realistico, no? Infatti la normal map genera un rilievo finto, ma molto credibile, no? Sembra che questi mattoni vengono un po' più fuori, o comunque qui questa zona qui è più sprofondata rispetto alle altre, come questa zona qui, perché effettivamente sta proprio mancando qui il mattone, no? In effetti sembra così, ma è finto, cioè un'informazione, è una simulazione, perché se ci avviciniamo vediamo che il materiale risulta, o meglio scusate, l'oggetto è completamente piatto.
la normal map quindi fa questo, e già questo materiale è molto accettabile, molto buono, no? Quindi un'altra mappa che possiamo utilizzare per rendere questo effetto ancora più visibile e chiaro è la height map o displacement map, ma per farla funzionare bisogna fare in un altro modo. Bisogna prima di tutto suddividere un po' la nostra geometria, qui, ok, mettiamo anche 20, e dopodiché in questo oggetto andiamo ad applicare un modificatore displacement e un modificatore mettiamo anche il subdivision surface. Subdivision surface, possiamo mettere questa opzione simple, lo spostiamo sopra, e allora teoricamente mettendo il subdivision surface potevamo anche non suddividere prima la mesh, vabbè, comunque più la mesh sarà suddivisa e più la mappa displacement riuscirà a spostare i vertici, perché appunto troverà più vertici nelle zone, nelle aree in cui dovrà fare la sua funzione. Quindi qui nel displacement, visto che di default gli oggetti, le primitive inserite con Blender vengono automaticamente unwrappate dal programma, quindi avrò un UV qui per questo oggetto. Nella direzione qui posso scegliere, scusate, una volta fatta nuova, nelle coordinate qui posso scegliere UV, ok. E una volta fatta nuova texture andrò qui per caricare la texture, appunto, displacement, eccola qui, ok. Vedete adesso che, come vi dicevo, la displacement andrà proprio a modificare la geometria la geometria in base a queste informazioni, no? E quindi adesso basterà solo un po' aggiustarla. Qui possiamo abbassare la sua forza e diamogli uno smooth, tasto destro shade smooth, e praticamente forse abbassarla ancora un po' e aumentare le suddivisioni. Vedete, in questo caso abbiamo questo effetto qui. La geometria è stata proprio modellata in base alla displacement map, no? In base a questa mappa qui. E come potete vedere, le zone più chiare sono quelle che vengono fuori, e le zone invece più scure sono quelle che vanno verso l'interno, no? Ok, e quindi possiamo vedere adesso l'effetto di questo materiale, che è diventato molto realistico. Quindi questo era come utilizzare le texture PBR con Blender. Spero questo video vi sia piaciuto, se è così mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Grazie ragazzi, alla prossima.